ragazzi, sono Mocio ed oggi sono a Milano per parlarvi di pasta. Prima di andare avanti col video però ragazzi, io vi invito ad iscrivervi al canale, attivare la campanellina perché voglio arrivare a 100k. Domenica 25 ottobre ragazzi si festeggia il World Pasta Day. Pensate un po', ho letto da delle ricerche, circa il 92% della popolazione italiana mangia pasta. Potevo forse rientrare nell'8% che non mangia? No, per cui oggi vi ho portato qui a Milano da Bottega Farina, che è un piccolo tempio della pasta fresca. Andiamo ad assaggiare subito. Siamo con Davide di Bottega Farina. Make pasta great again. Cioè tu sei il deus ex machina qui della situazione. Spiegami un po' il concept del locale. Il concept è pasta fresca, rigorosamente fatta da noi e anche cotta al momento, quindi è un pastificio con cucina. I sughi e i condimenti sono per la maggior parte tradizionalissimi, sì, la base della ristorazione italiana, poi c'è qualche sperimentazione, qualche cosa un po' più complicata. Visto che è il Pasta Day, io vorrei fare un piccolo viaggio appunto attraverso tradizione e qualcosa meno tradizionale, provando un po' di formati di pasta e di condimenti, per cui bando alle ciance perché ho fame e andiamo a mangiare. Partiamo dall'orgoglio di Davide e Bottega Farina, ovvero spaghettone alle vongole veraci. Ho chiesto l'aggiunta di formaggio e ho sentito un rimbombare dalla cucina, quindi non si mette il formaggio. Prima di tutto diciamo che lo spaghetto, giusto due curiosità, è di dubbia provenienza. Qualcuno dice che è stato importato da Marco Polo, qualcuno dice che in realtà è una ricetta di cui si ha traccia in Sicilia ai tempi arabi, così, che viene poi, diciamo, portato in tutta Italia. Da parte tua lo spaghetto come lo vivi? Come lo fai soprattutto e perché le vongole? Lo spaghetto in generale è l'Italia. Penso che possa essere messo alla pari con la pizza. Io personalmente lo faccio un po' più grande rispetto al numero 5 perché mi piace che tenga al dente, quindi lo voglio un po' più corposo. Tutta la pasta di semola è fatta con la farina di Senatore Cappelli. La semola Senatore Cappelli è un grano italiano molto particolare e ha tutta una sua qualità intrinseca. Tra l'altro è uno dei segreti della cremina. È uno dei segreti della cremina e perché le vongole è il mio piatto preferito. E quindi come tutti i piatti preferiti riescono bene e sono anche questioni affettive. Ed è fantastico ragazzi, perché secondo me proprio lo spaghetto così fresco assorbe ancora di più il sughetto della vongola che si viene a creare naturalmente con l'olio, il vino e i succhi delle vongole. Fa effetto spugna e sa proprio di mare ragazzi, è una cosa clamorosa. Si impregna proprio di questo sapore di vongola che è assoluto. Mongolina. Vabbè, ciao. Bella agliosa, di carattere devo dire. Devo ammettere che effettivamente anche senza formaggio ci sta molto bene. Supera anche la scelta di lasciare secondo me lo spaghettone un po' più grande perché in bocca fa proprio un bel effetto. Soddisfacente mangiare questo spaghetto alle vongole. Esagerato. Naturalmente ho finito le vongoline, ma c'è la parte più importante ragazzi, perché tutto questo ben di Dio che rimane una pentola di olio sughetto va scarpettato. Assaggio non è proprio pasta, però perché discriminare? Sono gli gnocchi. Ecco, questo è un piatto molto innovativo forse. Gnocco di base, gnocco alla sorrentina, però presentato in maniera un po' diversa. Viene presa una bufala DOP, quindi è quella da mezzo chilo, viene scavata e lo gnocco viene servito all'interno. Cosa c'è da dire sugli gnocchi? Prima ne parlavamo e diceva giovedì gnocchi, perché io non lo sapevo tra l'altro. Sì, origini storiche, soprattutto qua a Milano. Si è sempre detto giovedì gnocchi, venerdì pesce, è una cosa molto antica in realtà, una tradizione molto storica che abbiamo perso completamente, quindi noi gli gnocchi li facciamo tutti i giorni. Personalmente li mangerei lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e pure domenica, per cui andiamo ad assaggiare questo bufalona. La bufalona, sì. La bufalona.
Allora, sconfiniamo nel food porn con questa bufalona, ragazzi. Applausi a scena aperta qua. Ma guardali che belli. Cioè, fogliolina di basilico, gnocco al pomodoro, mozzarella. Cioè, Italia. La salsa di pomodoro è San Marzano, che viene cotto a bassa temperatura per 2-3 ore, quindi fino a proprio a farlo sfaldare, e rimane in realtà cotto molto poco, quindi a me piace molto perché ha un sapore molto fresco col suo tipico sapore che è tra l'acidulo e il dolce, quindi proprio su quel sapore di San Marzano tipico. Viene fatta una piccola aggiunta di parmigiano e la mozzarella di bufala che viene fatta sciogliere non del tutto, così rimane bella filante e goduriosa. Naturalmente non posso esimermi dal tagliare e far uscire tutto. Mi mangio pure un pezzettone di mozzarella così adesso. Guardalo qui. Dolcezza su dolcezza, sugo su mozzarella, tutto fantastico. Lo gnocchetto è bellissimo, ragazzi, perché è piccolino, rimane bello sodo con tutta questa scioglievolezza tra mozzarella e il pomodoro. In realtà una parte un po' più da mordere, ci sta molto bene. Brava bufalosa. Adesso andiamo con il ravioli del Plin. So che Plin, questa non la sapete, deriva dal termine pizzicotto, perché proprio la chiusura si fa con una specie di pizzicotto. Ma perché i Plin? Perché sono buonissimi, è una risposta valida. Vale sempre. Ok, obiettivamente io li preferisco tantissimo e vedo che la platea milanese gradisce il Plin, quindi perché no? È un ripieno di brasato di carne stracotta obiettivamente, e si fanno asciutti, non in brodo principalmente. Esatto. È molto differente rispetto al tortellino. Il raviolo tipico del Piemonte, è l'origine del nome, l'hai detta tu, cosa c'è altro da fare? C'è da dire che non lo mangeremo burro e salvia classico con un bel ragù di cinghiale, ragazzi, e vi giuro che la coppiata è stravincente. È vero. Ha la consistenza che è leggermente durettina, a me piace da impazzire, cioè non dovete farla stracuocere, ragazzi, la pasta, va mangiata al dente sempre. Ragù di cinghiale eccezionale. Ho chiesto una ricetta, ma mi hanno detto di no, quindi mi hanno solo detto che ci vuole carne di cinghiale, verdura e tanta pazienza. Mi accontenterò di mangiarli. Tra l'altro anche qui Davide mi ha consigliato di non aggiungere parmigiano, non perché sia un brutto accostamento, ma perché lo troviamo già nel ripieno del Plin ed effettivamente in questo modo riusciamo a sentire proprio il sapore. Accoppiamento incredibile, tanto non quello classico che sarebbe burro e salvia, diciamo, ma un gioco di contrasti tra il ragù di cinghiale ed il ripieno del Plin che secondo me l'uno enfatizza l'altro praticamente. È veramente incredibile, buonissimo. Il ripieno un po' più delicato, il ragù con un po' più di carattere, ma è un contrasto veramente strepitoso e me li mangio. Ultimo piatto di questo World Pasta Day qui da Bottega Farina, ragazzi. Ci facciamo una carbonara che è proprio negli ultimi anni è diventata, cioè, la pasta più inflazionata della storia. Però anche qui cambiamo qualcosa, perché togliamo il guanciale ed inseriamo il tartufo. Ci siamo coccolati oggi. Mamma mia, che roba, ragazzi. Tartufo che, come dicevamo, cioè, se pensi al piatto, tagliolino. Tra l'altro tagliolino fatto sempre. Tagliolino è un po' più spesso rispetto al tagliolino classico, sempre per il discorso del dente, certo. Della tenuta della pasta in bocca, quella è una resa. Una triade che è proprio imbattibile. Rigorosamente bianco, italiano. Perché ne esiste altro? Non lo so. Ah, no, chiedo per un amico. Andiamo a mangiarlo perché solo a sentire, cioè.
ragazzi, che spettacolo! Pochi ingredienti, ma qualità super. Tagliolino un po' più spesso del normale, per proprio avere un po' più di morso quando andiamo ad assaggiare. Uovo di Parisi, quindi un uovo ad alto contenuto proteico. L'uovo di Parisi è un uovo che nasce da delle galline che vengono allevate integrando all'alimentazione normale del latte di capra, quindi diciamo sono delle uova molto proteiche. Tartufo bianco di Alba, devastante, una dose tra l'altro generosissima, grazie, e burro al tartufo. That's it! Mangiamo perché poi naturalmente pecorino romano, uovo, pecorino e tartufo è proprio un trio devastante, illegale. Ne mangerei un chilo. Poi la scelta, se avete visto, di tagliare il tartufo, ne discutevamo prima, con la lama che fa questi, come possiamo dire, truciolini e non che fa il disco. Praticamente il tartufo di andare a insinuarsi, vedi, in mezzo a tutti i nostri bellissimi, fantastici tagliolini. Il sapore di tartufo è completamente in tutto il morso, non c'è in una parte di morso e poi c'è solo la pasta. No, qui è tartufo all'ennesima potenza. Make pasta great again. Speechless. La figata di Bottega Farina è quale, ragazzi? Che potete anche prendere la pasta fresca da sport. Io infatti mi sono fatto un bel chiletto di plin da portare via, e anche dalle mezze maniche. Non so scegliere, vai. Allora, ringrazio Davide per la giornata di oggi, ragazzi. Abbiamo vissuto un World Pasta Day veramente entusiasmante. Io vi ricordo che potete naturalmente venire a cena su prenotazione e sempre su prenotazione portarvi via la sua pasta fresca. Ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video. Io sono Mocio HF, Make Pasta Great Again.